Ciao a tutti amici, ben ritrovati. Torna un appuntamento fisso del canale, la groncata invernale, che questa volta sarà in chiave un po' diversa. Non sarà solo una pescata incentrata a prendere il pescione, ovviamente si spera che arrivi anche quello, ma l'obiettivo della pescata sarà riuscire a filmare quello che avviene sott'acqua di notte intorno all'esca. Fare ciò che vi ho appena detto non sarà per nulla facile, ma proprio per questo obiettivo mi è venuta incontro la Chasing, che mi ha fornito una videocamera fatta apposta, la CF1, che non è la classica videocamera a cui siamo abituati, che accendi e registri, ma come vedete dal cavo permette di vedere in diretta sul cellulare ciò che avviene davanti alla videocamera, che ovviamente va lanciata sott'acqua e posizionata nel punto giusto. Questo è un esperimento totalmente nuovo anche per me, quindi come prima volta sono venuto qua in scogliera a giorno, giusto prima di tutto per prendere confidenza con questa videocamera, fare due prove, lanciarla e poi mi sposterò in una zona più adatta alla pesca e proverò a filmare ciò che avviene sott'acqua di notte. E la notte non sarà un problema perché questa videocamera ha anche il visore notturno con gli infrarossi che sono posizionati sopra il sensore. La videocamera arriva così come la vedete, c'è questo piombo che però io sostituirò con questo accrocco che ho fatto io, che andrà sul fondo, per una sorta di piccolo treppiede piombato, molto alla buona, ma dovrebbe fare il suo lavoro. Ovviamente ognuno si deve un po' arrangiare per la propria situazione, per il proprio ambiente. Se siete fortunati può andarvi bene anche così come arriva, dato che è già stabilizzata. Io ho preferito aumentare il piombo e sollevare un pochino dal fondo con il treppiede la videocamera. Ovviamente per far funzionare il tutto c'è anche questo coso qua che crea praticamente la connessione tra la videocamera e il cellulare, ed in più ci sono anche oltre 30 metri di cavo per poter lanciare e far affondare quanto vogliamo la videocamera. Ovviamente ogni specifica e ogni dato tecnico della CF1 lo trovate nel link in descrizione che vi porta al sito ufficiale. Adesso, prima di entrare in pesca, voglio fare un lancio qui dove sono per vedere come funziona e cosa ha da mostrarmi. Sono proprio curioso, iniziamo. Adesso proviamo a vedere se questo accrocco funziona. In una mano il cavo e nell'altra la videocamera da lanciare. Forse era meglio se la mettevo nella mano destra, ma ormai è andata così. Ok, già mi arrivano i primi beep che ci sono pesci, infatti è pieno di castagnole, perchie e altri pesciolini che sono andati a curiosare per vedere questo nuovo oggetto che è appena arrivato sul fondo. Togliamo le notifiche, intanto non ho bisogno di beep. Sembra ci sia molta curiosità tra questi pescetti. Ovviamente l'applicazione è molto intuitiva, semplicissima da utilizzare ed ha anche alcuni dettagli come profondità e temperatura. Ora non so la temperatura quanto sia attendibile perché da 23 gradi, però la profondità qui la conosco molto bene di questo posto, è circa 6 metri e infatti qua nel profondimetro mi dà 5,80 m. Perfetto. Più che altro in questo momento mi stanno venendo in mente una marea, un'infinità di possibilità di utilizzi, non solo in chiave pesca, ma anche in chiave di studio del fondale, studio di una zona, cioè le possibilità sono veramente infinite. Prima di iniziare vi faccio vedere il menù della serata, un bel po' di sardine e qualche totano, piccoli e grossi. Rifaccio lo stesso giochino di prima, cavo da una parte, videocamera dall'altra. Attiviamo la visione notturna. Tiè. Wow, cos'è sta roba? Adesso la parte difficile sarà lanciare l'esca esattamente davanti alla videocamera, ma ce la possiamo fare. Direi non è poi così impossibile. Cerco di andare un pochino più lontano e poi lo richiamo. Tanto alla fine è qui sotto, sicché non è che posso sbagliare di chissà quanto. Ok, sono di nuovo sotto la videocamera, innesco sarda e calamaro, non resta altro che aspettare.
Visto che vedo in diretta quello che succede, posso anche tenere l'archetto aperto, ma è bellissima questa cosa. Sta registrando, sì. Sì, posso anche semplicemente tenere l'archetto aperto e vedere quello che succede. Questa non è pesca, è cinema. No, potrei stare qui una giornata intera a guardare la mia esca anche se non arriva nulla. È bellissima questa cosa. No, sono gasatissimo. Ok, non toglierò lo sguardo da qua. Come l'esca tocca il fondo, immediatamente la scia odorosa attira i primi pesci, occhiate, saraghetti e redditriglie. Si fanno subito vedere incuriositi. Nuotano sopra la sardina e guardano la videocamera, poi dopo un po' di giri accennano i primi morsi. Ho finalmente dato un volto a quei singoli colpi di vetta che da sempre vedo durante le mie pescate a fondo e che non si decidevano mai a partire. L'odore della sardina fa presto il suo lavoro e oltre agli spaddi si presenta una piccola murena che attacca più decisa. Eccola. Fregata al volo, piccolina, da acquario, ma presa a vista. Vai, andate. Già che ci siamo, ne approfitto per farvi vedere la montatura che sto utilizzando stasera. Ho fatto un preterminale di 8 metri dello 0,80, anti-tangle con temolino da 100 grammi, stopperino, girellona e finalone del 120 con doppiatura finale. Questa doppiatura ormai è ultra testata e si è dimostrata a prova di qualunque cosa. Comunque, a forza di drusciare sarde sul fondo, adesso si è un po' animata la situazione. Credo anche di aver capito più o meno dove lanciare. Ci sono dei pesciolini che ogni tanto si avvicinano all'esca, quello che vedete è un redditriglia ad esempio, e non sembrano intimorirti dall'infrarosso per la visione notturna, anzi, anche incuriositi. Spostando la videocamera per riposizionarla, ogni tanto mi imbatto in qualche bellissima creatura di fondale. Mentre cerco di riposizionare l'amo davanti alla videocamera, i rumori ed i movimenti attirano un altro predatore notturno, una mostella. Sembra più interessata alle vibrazioni che percepisce che all'esca, infatti una volta posizionata la mia montatura non si farà più vedere. Passeranno pochissimi minuti e si farà vivo il primo gronco, un esemplare piccolo che, come si può vedere bene, prende male l'esca, non trova l'amo e mi lascia con una ferrata a vuoto. Sì, slamato. Ok. Vedi, si slamano, però nel frattempo portano via tutto. Nuovo innesco, questa volta facciamo doppia sarda. Una così e un'altra accanto. E facciamo una bella cucitura. Guarda qualche salcicciotta. Vabbè dai, è bellissimo, manca solo la birretta, sembra di stare a guardare un film. Non faccio in tempo a calare che subito torna una mostella a controllare la situazione. Sembra più grossa della precedente, ma anche lei non è interessata alla sardina. Non è sola, viaggia in coppia con un gronco di buona taglia che non se lo fa dire 2 volte e aspira tutta l'esca. Come potete vedere, lei è sempre lì a fare da spettatrice. Ero talmente imbambolato da queste immagini che mi guardavo in diretta che ho perso l'occasione per ferrare, perdendo il pesce. Fortunatamente, come ricalo, torna immediatamente a mangiare.
Da notare come l'anti-tangle faccia il suo lavoro facendo scorrere la lenza, facendo avvertire al pesce la minima tensione. Mentre cercavo di spostare l'esca nell'inquadratura ha boccato tipo a traina questo gronchetto. Probabilmente, a giudicare dalla dimensione, era quello che mi ha mangiato in video poco fa. Lo rilascio lontano dalla zona di pesca per evitare che torni sull'esca. Sembra che lanciare sempre nello stesso punto stia facendo effetto e come calo c'è subito il nuovo gronco in attesa. Deve essere un gronchetto, infatti sì. E neanche il tempo di arrivare davanti alla videocamera. Piccolino ma vorace. Visto e preso? Dai, ti lascio anche per te. Io proverei un bel innescone con triplo calamaro. Sì, voglio strafare, voglio esagerare. Forse triplo è un po' esagerato, perché tanto quando esagero arriva sempre la murenotta da mezzo chilo a rovinare tutto. Ok. Vai. Ho lanciato un pochino più a sinistra per vedere se la zona lì è meno disturbata e mi ridà subito catture. Frizione chiusa, tanto mi metto a sedere sulla canna, così non dovrebbe volare in acqua. Guardate questa coda, inizialmente non capisco se è un pesce che l'ha messa davanti all'obiettivo o è proprio quello che credo, un pesce enorme. Sposta tanta acqua ad ogni movimento, abbastanza da muovere anche la videocamera con tutto il suo piombo. Mi affretto a calare l'esca perché in questo momento non sono in pesca. Come vedete, attratto dall'odore delle vecchie sarde poggiate sul fondo, il bestione rimane in zona. Riesco a posare l'esca nel punto giusto, ma la videocamera ha perso stabilità e ondeggia, rovinando l'inquadratura. Ho visto una bella coda di un gronco in zona, secondo me fra un pochino arriva. Vediamo, l'esca è posizionata nell'angolino in basso a destra della videocamera. In teoria dovrebbero sentire l'odore dell'esca in brevissimo tempo. Poi, d'improvviso, il mostro torna, sbatte sulla videocamera o sul cavo e va a mangiare. Qui si può notare quanto sia lungo il serpentone che mi ha appena portato via la sardina. Questa volta non mi lascio imbambolare dalle immagini, prendo la canna e ferro subito. Vista la mangiata sulla videocamera, ma sta mangiando, eccolo, che bello. È bello, infatti si vedeva dalla coda. Sì, un bestione. Capocciatone. Sei un pescione? Eccolo che sta arrivando. Bello. Groncone. Adesso il problema sarà tirarlo su, proviamo con il guadino.
Vediamo se ci riusciamo col guadino. Questo è un pesce oltre il metro. È un casino prenderlo dalla coda. Impossibile. Alla fine ho usato il raffio perché dall'alto non mi rendevo conto di quanto fosse grosso. Volevo portare a casa un bel groncone e questo è la misura giusta. Questo è veramente un bel pesce. Oh, eccolo qua, cercherò di non ricoprirmi troppo di muco. Eh sì, è un bel bestione. Come vi ho detto siamo sui 7 kg. Bellissimo. Questo verrà onorato a tavola, non sono molto pratico nel cucinare i gronchi, ma farò del mio meglio, dai. Bellissimo. Mi arriva all'ascella praticamente. Penso proprio che questa sarà la cattura della serata, in ogni caso spero di essere smentito perché pescherò un altro pochino, ma in realtà sono già più che appagato, cioè un gronco del genere era un bel po' che non lo vedevo. Eccolo. Subito. Questo è più piccolino. Molto piccolo, probabilmente una murenotta. No, cos'è? Gronchetto. Vuole. Ero convinto che dopo il bestione ci sarebbe stata un po' di calma e invece no, sono sempre attivissimi. Che allamata assurda, questo l'ho raffiato praticamente. Preso esterno in testa. Incredibile. Hanno la pellaccia dura, non si sarebbe mai slamato. Vai, fa un bel tuffo, eh? Direi che questa pescata si può concludere qua, alla fine la videocamera l'abbiamo messa alla prova. È uscito pure un pescione, sicché direi missione di oggi compiuta. Se volete saperne di più sulla videocamera subacquea CF1 trovate tutti i link in descrizione, dategli un'occhiata perché è veramente una figata. Adesso dalla scogliera passiamo alla cucina, andiamo! €1,40 m, mica male. Bello.
Questa è ufficialmente la seconda volta che porto il gronco in cucina. L'ultima volta, che era anche apparsa in un vecchio filmato, lo feci fritto, venne buonissimo, veramente speciale, ma c'era il problema delle lische e estrarre la carne fu una vera rottura. A questo giro il pesce era davvero grosso, ho fatto dei trancioni che mi hanno risolto tantissimo la fase di pulizia, li proverò in umido, vediamo come vengono. Vamos! Adesso aggiungiamo 4 di queste meraviglie e vai. Lo tengo in cottura 10 minuti e poi facciamo un controllo. Credo si possano togliere. Che belli i miei trancioni. Test finale con aggiunta del sughetto e anche un'oliva. Sentiamo, sono veramente curioso. È venuto buono. È venuto veramente buono. Sto rivalutando il gronco tantissimo. Bene bene, anche oggi abbiamo cenato, spero vi sia piaciuto il video almeno quanto a me è piaciuto questo gronco. Come al solito, se il tutto è stato di vostro gradimento potete lasciare un segno di supporto come un like, una condivisione e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Non vi dimenticate che trovate tutti i link dell'attrezzatura utilizzata in questo video, compresa la videocamera, in descrizione. Adesso vado a fare la scarpetta con il sughetto avanzato, quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!